Ciao a tutti e benvenuti nel mio canale. In questo video vi mostro come realizzare una mascherina per Natale e come decorarla in 5 modi diversi. Le decorazioni sono tutte realizzate con il panno Lenci, che è un materiale che potete benissimo trovare in merceria. Vi lascio comunque un link qui sotto in descrizione se preferite comprarvelo online. Quasi tutte le decorazioni che vi mostro oggi le potete poi tranquillamente rimuovere dalla mascherina e potete poi riutilizzarla per il resto dell'anno perché sarà una semplice mascherina rossa o bianca. L'unica che purtroppo non potrò riutilizzare è questa perché ho deciso di utilizzare una stoffa natalizia, quindi anche rimuovendo i fiocchetti comunque natalizia, quindi è l'unica delle 5 che sacrificherò. Ora vi faccio un recap al volo di come cucire una mascherina base, vi lascio però il link qui sopra e sotto in descrizione per vedere il video completo dove spiego tutto passo passo nei minimi dettagli. Spero che questo video vi piaccia e non dimenticatevi di lasciare un mi piace e iscrivetevi al canale. Per realizzare questa mascherina avrete bisogno di cotone stampato 50 cm, filo in tono, poi carta modello della mascherina che trovate scaricabile in descrizione, 50 cm di nastro elastico bianco, fil di ferro, poi forbici da sarto, forbicine per tagliare i fili, infine spilli e gessetto da sarti. Anche se abbiamo un tessuto stampato, per la fodera non serve stare attenti a come posizioniamo i cartamodelli, tanto la fodera è nascosta. Per gli strati esterni invece mi sono andata a posizionare i cartamodelli in modo che in questa cucitura non ci siano elementi che vengano tagliati a metà. Ho messo la stoffa in strato singolo e per il primo lato esterno sono andata a sentimento e ho piazzato il cartamodello centrando gli alberelli che mi piacevano di più. Per tagliare il secondo strato ho girato il cartamodello al contrario così da avere sia il lato sinistro sia il destro della mascherina. State attenti a fare in modo che le stampe nei due pezzi siano, diciamo, carine, viste una vicino all'altra. Una volta tagliati i pezzi ho messo dritto con dritto dell'esterno e della fodera e ho cucito qui a 5 mm. Poi ho fatto delle tacchette con la forbice nel margine di cucitura in modo da rigirare meglio la mascherina. Ho messo il margine da questo lato e sempre dal lato dove c'è il margine sotto ho cucito a 1 mm in modo da tenerlo fermo da quel lato lì. Ho messo il tessuto in sbieco a 45 gradi e sono andata a tagliarmi una striscia lunga 15, alta 2. Attenzione che il tessuto è in doppio, quindi l'altezza totale è 4 cm. Questa striscia ci servirà per inserire il ferretto del naso. Posizionate la striscia con il lato rovescio sopra e stirate i lati corti 5 mm in dentro, poi piegate la striscia a metà sul lato lungo e stirate anche quello. Fate poi una cucitura a 1 mm dalla fine lungo i due lati corti. Ora prendete la striscia con il lato aperto sopra e spillatela sul dritto della fodera su in cima. Cucite qui sotto a 1 mm lungo questa linea in modo da fissare la striscia. Prendete la fodera e piazzatela sull'esterno della mascherina, dritto su dritto. Spillate qui sopra e qui sotto e cucite a 5 mm. Fermatevi in questo punto, cioè dove finisce la fodera. Ho fatto 2 tacchettine qui e alcune nel margine sopra per riuscire a rigirare meglio la mascherina. Poi sono andata a stirare per appiattire tutte le cuciture appena fatte. Stirate in dentro prima mezzo centimetro e poi 1,3 cm sui due lati aperti. Fate una cucitura qui sotto e qui sopra a 1 mm per tenere piatta la mascherina e fermatevi qui dove c'è la stiratura. Creiamo ora il canale dove inseriremo poi l'elastico. Spillate le pieghe appena fatte e fate una cucitura a 1 mm dalla fine della piega qui e qui. Tagliate ora 2 pezzi di nastro elastico. Per una donna vanno bene 20 cm, vi consiglio comunque di fare una prova indossandola. Inserite l'elastico dentro al canale, per fare più veloce vi conviene aiutarvi con una spilla da balia. Ora sormontate 1,5 cm di elastico e cucite appunto zig-zag elastico per tenere assieme le due estremità.
Ora non vi resta che nascondere le estremità dell'elastico dentro al canale, inserire il ferretto e la nostra mascherina è pronta. Ora vi mostro come ho realizzato la prima decorazione, che appunto richiama quella di un pacchetto natalizio. Utilizziamo la mascherina stampata appena fatta, poi ci servirà il cartamodello delle decorazioni pacchetto natalizio che trovate qui sotto in descrizione, pannolenci bianco, forbici da tessuto, poi potete decidere se attaccare la decorazione alla mascherina con nastro biadesivo o con ago e filo. Per montare il fiocco io ho usato la colla a caldo, ma anche qua se non l'avete potete cucire a mano. Ho tagliato 3 strisce che saranno i nastri del nostro pacchetto natalizio nella decorazione. In realtà una di queste 3 strisce dopo la ritaglierò più lunga di 10 cm perché mi sono resa conto che questa lunghezza non era abbastanza per fare il nastro quello orizzontale che attraversa tutta la mascherina. Infine ho tagliato i 3 pezzi che serviranno per fare il fiocchetto. Per montare il fiocchetto prendete il pezzo più grande e chiudete le 2 estremità verso il centro, una alla volta. Piazzatelo poi sopra al pezzo con le punte e incollateli insieme nel centro. Infine prendete la striscia rettangolare, giratela attorno al centro del fiocco e incollatela sotto. Ora, se come me volete fare più veloci, utilizzate il nastro biadesivo per attaccare le decorazioni alla mascherina. Quindi attaccate le strisce nel nastro biadesivo e tagliatele. Se non lo avete, fate qualche punto a mano per fissare le strisce alla mascherina con ago e filo. Qua stavo appunto ritagliando una delle strisce, questa volta più lunga di 10 cm. Bene, qui me la sono provata addosso e ho deciso che volevo mettere sia un fiocchetto orizzontale qui sia uno verticale di qua. La prossima mascherina è decorata con una stella di Natale rossa. Per farla vi servirà una mascherina bianca che ho già preparato, il cartamodello stella di Natale scaricabile in descrizione, pannolenci rosso e filo dello stesso colore, forbici da tessuto. In alternativa potete sempre usare il nastro biadesivo per attaccare la decorazione. Poi ho usato 6 perle e colla a caldo per montare la stella di Natale. Ho preso il pannolenci rosso e ho tagliato una stella e 5 petali. Poi ho preso ogni petalo e l'ho chiuso su se stesso alla base con un goccio di colla a caldo. Anche qui, se non l'avete, potete fare 2 puntini a mano con ago e filo. Poi ho preso la stella e partendo dal centro ho messo un filo di colla e ho attaccato così tutti e 5 i petali. Step successivo ho messo sempre con la colla a caldo 5 perline tra le basi di tutti i petali e poi ne ho messa anche una in centro. Visto che avevo in casa del glitter colloso color oro probabilmente dai tempi delle elementari, ho deciso di dare un ultimo tocco natalizio alla stella. Per finire ho attaccato la decorazione alla mascherina con il nastro biadesivo. Ta-da! La prossima decorazione sarà un bellissimo fiocco di neve. Ho cucito una mascherina rossa come base, poi ho utilizzato pannolenci bianco e il cartamodello del petalo preso dalla stella di Natale, forbici da tessuto, poi ago e filo bianco per assemblare il fiocco oppure colla a caldo e nastro biadesivo.
Ho tagliato un cerchio del diametro di 4 cm che servirà da base per il fiocco di neve, poi ho tagliato 7 petali. Anche qui, come per la stella di Natale, ho chiuso ogni petalo su se stesso con la colla a caldo. Ho tagliato via dalla cima di ogni petalo 4 triangolini per farlo sembrare il più possibile un fiocco di neve e ho incollato poi tutti i petali sopra il cerchio. E per finire, per abbellire il fiocco, ho messo anche qui una perlina al centro. In questo caso ho utilizzato entrambi i metodi per attaccare il fiocco di neve alla mascherina. Prima ho messo il biadesivo per tenerlo più fermo e poi ho fatto dei punti a mano qua e là per fissarlo ancora meglio. Vi dico già che questa è probabilmente la mascherina che più mi piace tra tutte e 5 e sono curiosa di sapere anche qual è la vostra preferita, quindi scrivetemelo qui sotto nei commenti. Ora passiamo alla prossima decorazione che sarà un Babbo Natale. Per la quarta mascherina ho cucito una mascherina bianca, poi ho utilizzato il cartamodello Babbo Natale, pannolenci bianco, rosso e rosa, forbici da tessuto, poi nastro biadesivo o ago e filo per attaccare il Babbo Natale alla mascherina e infine colla a caldo. Questi sono i pezzi che dovete piazzare nel pannolenci bianco, nel rosa che sarà la pelle e nel rosso che sarà il cappellino. Questa è la forma che dovrà avere il Babbo Natale finito, ora vi mostro come mettere i pezzi assieme. Qui avevo la mano davanti e non si vede bene, ma stavo incollando il naso del Babbo Natale. Per quest'ultima decorazione ho preparato una mascherina rossa come base, poi ho utilizzato il cartamodello Renna e Stelle che trovate scaricabile in descrizione, pannolenci bianco, poi forbici da tessuto, filo bianco per attaccare le decorazioni oppure potete scegliere sempre la via più veloce, ossia il nastro biadesivo. Nel pannolenci bianco ho tagliato una renna, una stella cometa e 4 stelline. In realtà dopo andrò a tagliare altre 2 stelle perché mi sono resa conto che la mascherina era un po' vuota così. Per velocizzare, anche in questo caso ho attaccato le decorazioni con il biadesivo. In effetti, se avete intenzione di decorare tante mascherine, vi consiglio vivamente di procurarvelo, cioè veramente vi farà risparmiare un sacco di tempo. Queste sono le stelline che ho tagliato dopo per riempire di più la mascherina. In realtà va a gusto personale, cioè magari a voi piace più vuota o volete tutte le stelline piccole o tutte grandi. Quindi insomma, vedete voi. Vi ringrazio per aver visto il video fino a qui, se vi è piaciuto lasciate un mi piace e iscrivetevi al canale, troverete altri video di progettini brevi tipo questo, ma anche e soprattutto video tutorial in cui insegno a realizzare degli abiti da zero, quindi se siete interessati ad imparare iscrivetevi. Ultima cosa, se vi fa piacere potete mandarmi le foto delle vostre mascherine realizzate, mandatemele su Instagram e sarò felice di pubblicarle nelle mie stories. Bene, passate un buon Natale e ci vediamo al prossimo video.